siamo ragazzi. Questa è Giulia. È stata la barca di famiglia, adesso ufficialmente è diventata anche la nostra casa. È di cantiere Veneto, è un First 47.7, quindi lungo 14,50 m ed è organizzato con una cabina di prua matrimoniale, 2 cabine di poppa matrimoniali e 2 bagni. In più abbiamo la dinette in cui siamo adesso e una calavele davanti alla cabina di prua, al bagno di prua. Giulia è stata immatricolata alla Spezia ed escludendo il trasferimento verso Lignano, dove sta tutto l'inverno e gran parte dell'estate, Giulia ha soltanto solcato i mari della Croazia e della Grecia. È la prima volta ufficiale in cui abbandona il mare Adriatico per spaziare in altri mari. Adesso rispondo a una domanda che ci avete fatto, ovvero come fate a lavorare in barca? Per rispondervi faccio un piccolo passo indietro e torno al 2020, anno in cui mi sono licenziato dalla Lavazza, dove lavoravo nel reparto del business development dell'Est Europa, e mi sono aperto la partita IVA, quindi ho iniziato a fare lo stesso mestiere ma come consulente per altre attività. Questo mi ha permesso di lavorare da remoto, ho iniziato a lavorare da casa e a seguire i miei nuovi clienti. E qua arriviamo al come facciamo a lavorare in barca. Abbiamo una connessione satellitare, Starlink di Elon Musk, che ci permette di avere una buona connessione, una buona velocità, che ci permette di lavorare, continuare a lavorare proprio come facevamo da casa, senza la minima difficoltà. Ed ecco perché riusciamo tranquillamente a portare avanti la nostra attività lavorativa anche qui, dovunque noi ci troviamo. Essendo satellitare prende in tutto il mondo esattamente come da casa. Anch'io vorrei parlarvi un po' di me, ma faccio un po' fatica a stare ferma a un tavolo, perciò vorrei parlarvi di me mentre facciamo qualcosa insieme. Venite con me! Questa storia inizia nel 2019, quando mi sono laureata in scienze motorie. Ci ho messo poco comunque a capire che la mia carriera professionale non sarebbe andata in quella direzione, nonostante per 5 anni io avessi provato tutti gli sbocchi lavorativi che offre quel tipo di università. Perciò, dopo averci pensato bene, mi sono iscritta a psicologia e nel 2021 mi sono laureata in psicologia. Mi sono laureata qui in barca con Andrea, con la mia famiglia che mi seguiva da casa, e in questo caso grazie al coronavirus sono riuscita a fare questa esperienza non in presenza all'università ma in barca a vela, che è stato appunto reso ancora più bello il momento. Lavoro anch'io da remoto, lavoro anch'io nell'ambito del marketing, ma grazie appunto ai miei studi e alla mia attitudine mi occupo principalmente di tutto il lato un po' più umano, un po' più psicologico del marketing. Che poi ragazzi, quando si fanno delle scelte come questa, la realtà non è mai come viene vista in un video. Noi stiamo per fare un viaggio che desideravamo da anni e non vediamo l'ora di farlo. Già in questo momento lo stiamo facendo e siamo felicissimi. È quello che volevamo e vogliamo farlo. Dall'altro canto, per essere qui oggi, noi abbiamo lasciato casa, non abbiamo più quel luogo dove
quando torni dalle vacanze, per esempio, sai che qualunque cosa succeda c'è un luogo sulla terraferma fisico dove tu hai i tuoi libri preferiti, dove tu hai, non so, le tue creme, le tue scarpe invernali. Ecco, a noi questa cosa manca. Noi abbiamo messo tutto dentro degli scatoloni e le nostre scarpe invernali sono in uno scatolone, non sono più in un luogo fisico. Perciò noi siamo qui e noi siamo qui perché lo abbiamo voluto e lo vogliamo. Questa è una cosa che ci tengo a ripetere. Siamo nel posto giusto, nel momento giusto. Essere qui oggi è stato reso possibile da una scelta difficile che abbiamo fatto ieri. Facciamo un piccolo riassunto delle tappe che abbiamo fatto. Siamo partiti da Lignano Sabbiadoro, dove la barca fa base, ormai la conoscete, e siamo andati verso sud lungo la Croazia insieme ai miei genitori Paolo e Ivana, che sono i nostri cugini, e la piccola Mia, la nostra gattina, che non era mai stata in barca, ma è stato l'esperimento superato al 100%, per fortuna. Lungo la Croazia abbiamo fatto diverse tappe fino ad arrivare a Trogir, dove a Trogir sono scesi i miei, Paolo e Ivana, e siamo rimasti io, Cami e la gattina. Da lì abbiamo continuato il nostro viaggio verso sud, siamo arrivati a Lastovo e abbiamo tagliato su Vieste. Da Vieste in Puglia siamo scesi sempre verso sud, siamo arrivati a Santa Maria di Leuca, abbiamo tagliato su Crotone. Da Crotone siamo ripartiti, abbiamo fatto tutta la Calabria, siamo risaliti lungo lo stretto di Messina, l'abbiamo passato e siamo arrivati a Milazzo. Da Milazzo siamo ripartiti, siamo andati verso ovest, abbiamo fatto Palermo, Trapani, Legadi e poi siamo arrivati in porto a Marsala. Adesso lascio la linea all'aeroporto dove siamo connessi, ci vediamo lì. Viati 1 8 0 7 Quindi adesso riprendiamo la barca Marsala, navighiamo verso ovest, raggiungiamo il sud della Sardegna e poi proseguiamo verso Palma de Mallorca. Da Palma de Mallorca continuiamo verso ovest, scenderemo verso il sud della Spagna, quindi tendenzialmente Alicante. Da Alicante continueremo verso ovest tappa tappa per portarci verso lo stretto di Gibilterra, sperando che Quindi eccoci qua, ci siamo appena svegliati da 2 giorni di navigazione da Maiorca fino alla costa spagnola. Volevo lasciare 2 parole per spiegarvi questo episodio. Questo è un episodio che noi definiamo zero, cioè è la partenza di tutto ed è il luogo in cui ci piaceva darvi spiegazioni, spiegarvi dove stiamo andando, con che tempi, da dove siamo partiti, come possiamo lavorare in barca, tutte quelle cose che nei video, se non spiegate, sfuggono.
continueremo adesso il nostro viaggio verso ovest, andremo verso Gibilterra per raggiungere Cadice il 30 e il 29 di ottobre, andremo lì perché c'è il 60° compleanno di Enrico, che è il papà di Cami, quindi ci vediamo nei prossimi episodi in cui sicuramente vedrete più mare, vedrete più racconto, vedrete più noi, vedrete anche più esplorazione dei luoghi in cui andremo, perché ci piacerebbe portarvi con noi appunto a scoprire tutto quello che scopriremo in questo tempo. Quindi grazie per essere stati con noi, vi mandiamo il nostro abbraccio virtuale. Ci vedremo nei nuovi episodi che partiranno da questo, in cui racconteremo questo grandissimo sogno che si sta avverando, che non sarà che una splendida avventura. Ciao! Comunque c'è una cosa che non vi abbiamo detto. Cadice non sarà la tappa finale. Continueremo giù fino alle Canarie e poi Ok, Atlantico.